conoscete Daniele Radini Tedeschi, che sarà il primo ad intervenire, critico e divulgatore televisivo. Direttore editoriale dell'Atlante dell'arte contemporanea, edizioni Giunti, e critico d'arte e divulgatore televisivo. Ha alle spalle 7 edizioni come curatore di padiglioni nazionali alla Biennale di Venezia Arte. Attualmente direttore artistico del padiglione nazionale Grenada, presente alla 60ª Biennale di Venezia. Tra le conferenze da lui tenute si segnalano le più recenti: Metropolitan Museum of Art di New York, negli Stati Uniti, Vittoriano a Roma, Museo Maxi a Roma, Università degli Studi La Sapienza a Roma. È responsabile dello stand del gruppo Start dell'Art Basel a Miami nel 2024. Lui interverrà focalizzando l'attenzione su quale arte proporre. Come hanno fatto Bansky, Hinz, Cattelan e tutti gli altri a diventare quello che sono? La curiosità c'è. Buon pomeriggio a tutti, grazie per l'invito, grazie a Nino, a tutta la squadra, a tutto il gruppo, a tutte le ragazze e i ragazzi che lavorano vi troviamo, e grazie per questa bella presentazione. Io neanche mi ricordavo di aver fatto alcune di quelle cose. Per venire qui Prodes, perché dovrei parlare di questa cosa a voi che sinceramente con tutto il rispetto e con tutta l'ammirazione non penso che possiate avere il desiderio di diventare simili a quelli, ovvero sia personaggi che hanno avuto successo non per la bravura, non per il talento, non perché hanno creduto nell'arte, non perché hanno scelto l'arte come missione, semplicemente perché hanno saputo far portare un affare. Quello che io stavo dicendo è questo, è che adesso parlare del successo, delle dinamiche che hanno portato a fare soldi, gente come Bansky, Damien Hirst e Cattelan, a voi interessa fino a un certo punto, magari può essere una curiosità, può essere giusto un vezzo della mente, dire vabbè, come hanno fatto, sì, ma non è qualcosa che poi è da seguire, soprattutto perché, come dicevo prima, l'amore per l'arte, l'arte come missione, vedere di creare delle opere con una coscienza sociale, coscienza collettiva, a questa gente non è che importa più di tanto. Maurizio Cattelan ha utilizzato la provocazione. Vi ricordate quando aveva appeso quei bambini sull'albero e ci furono articoli di giornale pronti a gridare allo scandalo? Ecco, la provocazione ha fatto sì che il suo nome finisse sui giornali, così come all'epoca un nome finiva sui giornali perché era quello di un assassino, era quello di uno statista, era quello di insomma chi aveva fatto qualcosa di eccezionale. Tra l'altro la fama è una cosa, il successo è un'altra. Io a voi auguro la fama, non il successo, perché veramente successo, lo dice la parola, è successo qualcosa. Quindi tu puoi essere il pittore, lo scultore, il fotografo più bravo di sempre, di tutti i tempi, però se non c'è un evento particolare, non succede qualcosa, tu vai avanti per inerzia, vai avanti in maniera perfetta nella tua carriera. Questa lentezza, questo elettrocardiogramma abbastanza piatto, seppur qualitativamente ingranate, però senza quella botta di successo, ecco, quello lì porta all'anonimato. Invece Damien Hirst è un artista che ha fatto successo non solo con la provocazione ironica come Cattelan, ma è andato proprio a dare fastidio, perché ha preso degli animali imbalsamati, li ha chiusi dentro la formaldeide, in dei cassoni di formaldeide, e li ha esposti al museo. Quindi noi vediamo un grande squalo, vediamo una pecora, vediamo una vacca, e molta gente si è aggridata allo scandalo, si è indignata
e si è offesa. Quindi questa è una delle ragioni che ha portato alla sua notorietà. L'altro invece è Bansky, il quale forse rispetto ai due precedenti ha fatto un successo un po' diverso, ha raggiunto questo successo perché ha iniziato attraverso una ragione di illegalità assoluta ad attaccare i suoi stencil o a fare le sue opere appunto di street art sul muro, sulle mura di diverse città. Nasceva come una sorta di guerriglia la sua attività, e questa era una guerriglia urbana. Cosa è successo? Che le persone, stanche di vedere l'arte nei libri, stanche di vedere l'arte, non so, nei cataloghi, hanno iniziato a trovare l'arte urbana come una risposta spontanea della società. Perché non auguro a voi il successo di questi tre? I primi due li abbiamo escluso perché sono provocazioni fine a se stesse. Però dice Bansky ha fatto qualcosa, ha colpito l'osservatore. Però Bansky vive in anonimato. Quindi se io adesso a voi dicessi spero che abbiate il successo di Bansky, poi voi sareste costretti a girare con i cappucci, a nascondervi, a non far sapere, a non godere di questi applausi, perché poi effettivamente lui gioca sull'anonimato, così come tantissimi altri artisti che fanno appunto graffiti o arte di strada. Ma allora, per quale motivo siamo qui a Caltanissetta? Non posso fermare qui la domanda perché sennò sarebbe inoltre, e devo continuare. Siamo qui a Caltanissetta per cercare una soluzione. Abbiamo la fortuna, l'occasione, la possibilità di stare tutti in una sala e soprattutto di creare, come ha detto benissimo prima la sorella di Nino, un confronto. Abbiamo questa opportunità. Quindi, quale successo io dovrei suggerirvi? Io dovrei suggerirvi appunto la fama, appunto la soddisfazione personale di realizzare innanzitutto ciò che si vuole. Io con la testa ho in mente magari un'opera bellissima, però poi non riesco con le mani a farla perché ho dei limiti. Quello va superato. Invece quando con la testa e la fatica di mente, come diceva Leonardo da Vinci, coincide con la fatica della mano, il manufatto c'è, l'opera d'arte esiste. Quell'opera però, essendo gli artisti persone che vivono nel consenso degli altri, perché l'artista purtroppo ha bisogno proprio di mettere in mostra la sua mercanzia, ecco, allora bisognerebbe creare un circuito sano, un circuito intelligente e meritevole per dare spazio a chi lavora in questo settore. Dunque, quante persone oggi in Italia e anche in Europa dipingono, fanno sculture, fanno fotografie? Le fotografie praticamente le fanno quasi tutti con i cellulari di oggi, perché è un fatto che non succedeva un tempo. La creatività oggi è veramente dilagante, per questo bisogna distinguere la creatività dall'arte, che sono proprio due mondi differenti e agli antipodi. Un conto è l'artigianato, un conto è il fai da te, un conto è il bricolage, un conto è tutto ciò che è da dilettanti, se vi piaceva. Poi un'altra cosa è l'arte, e l'arte però anche lì bisogna stare attenti, perché dire io sono un artista, oggi l'artista è anche la persona che cura le unghie, la persona che fa i capelli, e si chiama hair stylist addirittura, e quindi sono artisti dei capelli. E Michelangelo magari un pochino di più userebbe il termine artista, allora forse è meglio ritornare a una vecchia denominazione, no? Quella appunto o di pittore, scultore, fotografo, rimanendo nella tradizione, oppure ce n'era una bella che diceva il mio amico Ennio Calabria, che diceva operai della cultura, oppure operai dell'arte, che gioca su questo senso collettivo, come dire, tutti noi stiamo creando l'opera del nostro tempo, e queste opere poi saranno messe tutte insieme dalla storia, e la storia dirà, beh, nel 2025 si lavorava così, questo era lo stile dominante, quindi saranno i posteri a decidere, oppure semplicemente proprio la specifica mansione legata alla propria attività. Abbiamo cercato in maniera ironica, in maniera divertente, abbastanza veloce, di far capire, di dire, ragionare tutti quanti insieme sul concetto di successo, che è
un po' come diceva Donizetti, alla fine gli applausi diventano solo rumore. D'altro canto però è giusto che i meriti vengano riconosciuti. Io concludo questo mio discorso pubblico, ma rimarrò qui fino alle 8, tempo che poi verrò incassato e traslato nel continente. Però fino alle 8 sono qui volentierissimo a disposizione di tutti per poter parlare anche nel caso specifico, se ci sono delle domande proprio tecniche, delle domande legate a questa interpretazione del successo, e proveremo insieme a dare una soluzione. Lascio la parola agli altri. Quindi si parla comunque di confronto, di collaborazione. È indubbio che in qualsiasi campo la cooperazione e il confronto sono temi molto importanti. Infatti adesso avremo un altro intervento dal titolo Come creare una rete di contatti e collaborazioni valide, che è davvero molto importante. Ce ne parlerà Stefania Pera-Lige, laureata in giurisprudenza con lode, già curatrice del padiglione nazionale Guatemala alla 50ª esposizione internazionale d'arte. Buonasera. La Biennale e il 20º padiglione presenta la 16ª Biennale di Venezia, architettura. A partire dal 2017 riveste il ruolo di curatrice dell'annuario Atlante dell'arte contemporanea, edizione Giunti. Tra le conferenze da lei tenute si segnalano le più rilevanti. Dal 2016-2018 Sala Stampa Camera dei Deputati, 2021 Museo Maxi, 2019-23 Senato della Repubblica Italiana. Quindi vediamo cosa si può fare per creare una rete di contatti di collaborazione. Grazie, buon pomeriggio per essere venuta qui, grazie a questa bellissima presentazione. Lei è una moderatrice d'eccellenza, non potevamo avere miglior moderatrice. E allora ecco, il tema è complesso, è spinoso. Come si fa a intrecciare i contatti e che siano questi contatti validi per un futuro nell'ambito artistico? Prima di arrivare alla soluzione, se soluzione c'è, perché ripeto il tema è spinoso, dobbiamo capire che cosa è arte oggi. Quando è che un artista oggi può essere contemporaneo? Perché se non capiamo questa cosa l'artista è fuori mercato. Quindi dobbiamo ricollocare nel mercato l'artista e capire cosa è contemporaneo. Molti di voi, molti artisti, si rifanno al passato, si rifanno alla tradizione, c'è il cosiddetto citazionismo in arte. Quindi vediamo delle opere e diciamo sembra Caravaggio, sembra De Chirico, sembra questo, sembra quell'altro. Va bene il citazionismo oggi il citazionismo purtroppo non va bene, quindi dovete eliminarlo dal vostro repertorio. Per quale motivo non va bene? Perché la società è evoluta. Stare a imitare un Caravaggio, un De Chirico è rivolgersi ad un pubblico che non esiste più, quindi fuori dal tempo e fuori dallo spazio. Noi dobbiamo indirizzarci alla società di oggi, che è la società dell'immagine, che è la società dei consumi. E c'è stato un momento storico che ha segnato proprio lo spartiacque, che è stata proprio la spada di Damocle, che ha cambiato tutto. Segnatevi questa data, il 1917. Nel 1917 è successo l'eclissi, l'apocalisse, direbbero alcuni di voi, perché un signore di nome Marcel Duchamp ha preso un WC, un orinatoio, e lo ha portato all'interno di un museo, lo ha elevato ad opera d'arte. Quindi un orinatoio usato per la missione in un museo. Pensate allo scandalo. Da quel momento in poi l'arte ha cessato di essere imitazione, ha cessato di essere arte figurativa. Da quel momento in poi nel mondo dell'arte
è entrato un termine, una parolina magica, l'idea. L'idea ha letteralmente spazzato via tutto quello che c'era prima. L'idea ha legittimato un Cattelan, ha legittimato un Daniel Hirst, ha legittimato tantissimi artisti che uno vede e dice ma anch'io potevo farlo, però c'è l'idea, quindi ha legittimato tantissimi mezzi per fare arte, tantissimi strumenti. Quindi un artista oggi per essere contemporaneo deve tener conto dell'idea, oltre che della tecnica, della manualità, della capacità, deve tener conto dell'idea. Altro aspetto importantissimo accanto all'idea è la figura dell'artista manager. Quanti di voi mi dicono io mi occupo dell'arte ma non so promuovermi, non riesco ad affermarmi perché sono pessima nel relazionarmi? E questo è un handicap, dovete fortificarvi. Purtroppo io starò facendo un discorso sicuramente impopolare, ne sono convinta, però è il mio dovere essere realistica, quindi sono stata chiamata per fare una panoramica dell'arte di oggi e questo è. L'artista oggi deve essere anche manager, agente di se stesso, quindi tessere rapporti, tessere conoscenze, trovarsi nel posto giusto al momento giusto. Pensate che Jeff Koons, che è l'autore dei Coniglietti, l'ex marito di Cicciolina, molti lo conosceranno perché è l'ex marito della pornostar Cicciolina, grazie al suo essere manager ha fatto una fortuna che vale miliardi oggi. Questa capacità di autopromuoversi a livello storico-artistico è stata definita proprio in termine che è capitale relazionale. Pensate un po', è un capitale, la capacità di fare relazioni. È un piccolo tesoretto che se riuscite avete sulle spalle. Adesso però, date queste premesse, dobbiamo arrivare al dunque. Come si possono tessere i rapporti nel mondo dell'arte, dove andare a pescare? Io ho fatto riferimento ad un guru, diciamo così, che ci insegna, è stato per tantissimi anni il direttore della Tate Modern di Londra, Alan Bowness, molti di voi lo conosceranno, che dice ci sono 4 fasi di riconoscimento. Dentro queste 4 fasi l'artista può tessere rapporti e all'incirca, dice lui, entro 25 anni da che è iniziato può arrivare alla consacrazione, quindi ci vogliono 25 anni. È un po' dura, ma seguendo questo iter forse si arriva. Ambito, il primo step che un artista deve fare è tessere rapporti in un gruppo che si chiama il gruppo dei pari. Può essere una cosa banale, può essere una cosa scontata, ma la storia ci insegna che non lo è. I pari chi sono? Sono i colleghi artisti. Quindi un artista che vive in eremitaggio sulla montagna del sapone, non aggiornato sulle nuove tendenze, che non si relaziona, che non si confronta con altri artisti, è sicuramente un artista ego-riferito, tagliato fuori dalla contemporaneità. Il gruppo dei pari può essere un gruppo che l'artista forma con i suoi coetanei, con i suoi amici artisti, che non devono essere per forza pittori, scultori. Pensate che abbiamo una ricchissima corrispondenza tra il grande artista Morandi e Giacomo Leopardi. Proprio Leopardi, abbiamo delle testimonianze dove Leopardi la consiglia a Morandi e viceversa, uno scambio epistolare bellissimo che dimostra quanto è importante confrontarsi con i colleghi, ma anche le avanguardie del secondo Novecento, dadaismo, futurismo, surrealismo, dimostrano l'importanza di far parte di una poetica collettiva, di una tematica condivisa, nonostante le diversità poi da artista ad altro. Pensate che nel secondo Novecento un artista che sicuramente conoscerete, un artista americano importantissimo, Rosenberg, che cosa fa? Presenta ad uno dei mercanti d'arte più importanti di quel periodo, presenta un suo amico, Leo Castelli. Leo Castelli in quel periodo era un mercante, un acquirente, un collezionista potentissimo. Va da Leo Castelli e gli presenta un suo amico artista, Jasper Johns, opere che valgono oggi miliardi. Bene, Leo Castelli che cosa fa? Anziché far fare la mostra a Rosenberg, la fa fare a Jasper Johns.
Quindi per dire quanto le amicizie, anche tra pari, possano aprire delle porte, delle opportunità. Il secondo punto, il secondo step importantissimo è il riconoscimento da parte dei critici. Io so che molti di voi odiano la categoria del critico d'arte, lo percepisco, alcuni me lo dicono, perché il critico d'arte è colui che talvolta vuole prevaricare l'artista, lo vuole usare, strumentalizzare e poi gettarlo via quando non gli è più utile. Io rispondo sempre perché forse non avete conosciuto dei critici d'arte seri. Adesso vi spiegherò cosa intendo con critico d'arte serio. Partiamo dal presupposto che il critico d'arte non è colui che deve vendere le opere. Questo è un altro grosso equivoco che talvolta si fa. Il critico d'arte è una persona che deve tradurre l'universo spirituale dell'artista, è un tramite. A vendere le opere ci pensa il gallerista, non ci deve pensare il critico. E la figura del critico d'arte è fondamentale, non si può prescindere. Io a volte quando sento degli artisti che fanno i critici d'arte mi viene da sorridere. Il critico d'arte deve essere un professionista, è una figura che nasce nel secondo Novecento. Perché nasce nel secondo Novecento? Perché prima c'era la committenza privata. C'era il principe, c'era il signore che commissionava all'artista l'opera, quindi non c'era bisogno di qualcuno che traducesse il significato dell'opera. Inoltre si attingeva ad un repertorio iconografico, religioso, mitologico che tutti conoscevano, quindi non c'era la figura del critico d'arte. Nel 1917, quando è successo la catastrofe, quando l'orinatoio è arrivato nel museo, emerge l'importanza di avere un critico d'arte per un artista. Quando si inserisce nel mondo dell'arte la parolina idea, quindi molti artisti realizzano delle opere misteriose che uno le vede e dice ma che vorrà dire? Pensiamo ai tagli di Fontana, no? Quanti di voi si saranno domandati ma che c'è dietro quei tagli che potrei fare pure io? Bene, lì c'è tutto un universo spirituale che dal taglio si apre e solo un critico d'arte potrebbe spiegarlo. Quindi se mi chiedete chi è la figura che ci può tutelare, il critico d'arte serio per antonomasia, io vi potrei dare questa risposta. Deve essere a metà tra Baudelaire e un direttore di museo. Baudelaire, grandissimo scrittore, andava nei saloon parigini e spiegava le mostre, il grande, il sommo poeta Baudelaire spiegava le mostre degli artisti che esponevano nei saloni. Perché ho nominato però anche il direttore di museo? Perché ho detto che il critico d'arte deve essere anche come un po' il direttore del museo? Perché il direttore del museo tiene a cuore le opere, ci mette l'anima, pensa alla loro salvaguardia, pensa alla loro conservazione. Quindi il critico d'arte deve instaurare anche un rapporto di filiazione con le opere, come un padre verso le opere di un artista. Altro step, che è il terzo, è il riconoscimento da parte dei galleristi. E qui dico due parole, sono i galleristi che devono vendere le opere ai collezionisti. L'ultimo step è il riconoscimento da parte del grande pubblico. L'ultimo step è lo step più difficile, è lo step più complesso. Quindi abbiamo detto un artista deve aprirsi e pensare anche che sia importante l'idea, non solo la tecnica, non solo la manualità, non solo l'imitazione della tradizione, ma l'idea. Deve essere quindi contemporaneo, cercare di appagare i gusti della società che viviamo. Abbiamo detto che deve essere anche manager, deve trovare un buon critico d'arte che si prenda a cuore delle sue opere e cercare di arrivare al grande pubblico. Il critico d'arte in questo lo aiuta, perché il critico d'arte gli organizza mostre personali e collettive, lo promuove sulle riviste, talvolta lo anche segnala a dei galleristi importanti che possono vendere le opere, e poi c'è l'accesso indubbiamente al grande pubblico, che non significa arrivare a tutti. Non significa arrivare a tutti, perché se pensiamo a Fontana, che è il nome che ho fatto prima e che vale miliardi, tanta gente che lo conosce dice Fontana fa schifezze, cioè fare dei tagli non ci vuole nulla. Quindi diciamo avere l'ambizione di arrivare a tutti e di essere apprezzati
da tutti è un'utopia, si può avere una propria nicchia di pubblico. Per arrivare a questa nicchia più o meno grande, cosa occorre oltre alle doti che vi ho detto prima? Occorre un sito web, parlando proprio in termini spiccioli, perché oggi, ricordiamoci, è la società dell'immagine, quindi un artista che non ha un sito web è un artista fuori mercato. Nel sito web occorre pubblicare foto di opere professionali, perché mettere opere scattate male, che sviliscono le opere stesse, è adottare una politica deleteria più che vantaggiosa, quindi è meglio allora non aprire proprio il sito web. E poi la promozione è fondamentale. Dice, che cosa si intende per promozione? La promozione, diciamo che abbiamo tanti esempi storici di promozione, purtroppo qui sarebbe da dire l'artista deve essere anche un po' mondano. Lo so che la mondanità non è un concetto che si adatta a un artista che vive nella spiritualità della sua ricerca, però nella società che viviamo oggi serve, quindi trovarsi al posto giusto nel momento giusto. Pensiamo ad Andy Warhol. Pensiamo ad Andy Warhol, il successo della pop art del secondo Novecento è giunto anche perché lui si circondava di personaggi famosi, di personaggi che lo hanno aiutato. E qui voglio aprire una piccola parentesi: andare ad una mostra collettiva dove gli organizzatori invitano attori, ex attori dello spettacolo solo per farsi le foto non serve a niente. Io non dico quello, non mi fraintendete. Io dico, Andy Warhol era amico, aveva un rapporto diretto di amicizia con personaggi di spessore di quel periodo storico. Quindi sicuramente la mondanità è un elemento di promozione importante. Lo scandalo, se non vi piace la mondanità, lo scandalo potrebbe essere un altro elemento di promozione importante. Ci sono artisti che sullo scandalo hanno fatto la loro fortuna. Pensiamo a Daniel Hirst, come diceva Daniele, no? Che mette in formaldeide gli animali. A volte però la terza chiave per la promozione non è la visibilità, ma è l'occultamento. Pensiamo a Banksy. Banksy ha praticamente costruito la sua fortuna nel non fare vedere la sua identità, nessuno sa chi è. È un artista, è un gruppo di artisti. Oggi invece vedo che gli artisti vogliono farsi vedere, vogliono stare sempre al centro dell'attenzione. Talvolta questo non paga, talvolta paga l'occultamento dell'immagine. Altra chiave di accesso è il maledettismo, e non credo che sia per più. Maledettismo vuol dire quegli artisti che in preda a droghe, ad alcol, costruiscono una vita maledetta avventurosa. Pensate che Marina Ripa di Meana, donna di Schifano, prima di morire pubblica questo libro dove ne dice di tutti i colori di quello che Schifano le faceva. E Schifano, grande artista di Piazza del Popolo, tra quando lei è quell'assus, artista di Piazza del Popolo, ha costruito tra quanti la sua fortuna su questo. Anche Schifano però, Schifano è un uomo violento che stava drogato dalla mattina alla sera, cioè diciamo che è una bella cerchia. Non credo che faccia per il più, ecco. L'ultima chiave è l'artista impegnato. L'artista impegnato mi viene in mente Gino De Dominicis, Marina Abramovic, ma anche Joseph Beuys. È colui che, forse questa è la chiave che più si adatta alla maggioranza di voi, cerca di insegnare dei messaggi sociali. Quindi dietro ogni opera c'è un profondo significato sociale. Io concludo qui il mio intervento, avrei parlato ore, però non voglio togliere tempo ad altri preziosi interventi che dovranno esserci. Un ringraziamento al Casale di Elma, giusto? Casale di Elma, a tutto lo staff, a tutti i ragazzi di Pitturiano, dalla Soricalo, alla testa di tutto questo grande ingranaggio che è Nino Argentati. Vi ringrazio davvero e poi, come diceva Daniele, possiamo parlare anche privatamente dopo la conferenza. Grazie. Adesso attraverso la voce di Michelangelo Lagagnina ascolteremo di arte e design nel mondo del packaging. Oggi il
packaging, insomma l'imballaggio è di fondamentale importanza. Quanti di noi, anche andando semplicemente ad un supermercato, compriamo una cosa perché ci piace la scatola in cui è contenuta. Però vediamo come questo è adattabile al mondo dell'arte, chiaramente. Ne parla Michelangelo Lacagnina, che è tra gli artisti selezionati da Dolce & Gabbana per decorare frigoriferi Dr. Smeg. È la collezione Dolce & Gabbana di Naom, creando pezzi unici ispirati alla tradizione siciliana. Ha esposto le sue opere in città di prestigio internazionale come Los Angeles, Vancouver, New York e Londra. Per Heineken ha realizzato il design della collezione Limited Edition Glass 2024, cristalli di sale per birra Messina. Vanta numerose esposizioni personali in Italia e diverse collaborazioni nel campo della production art design con aziende che hanno scelto la sua arte per valorizzare il loro packaging. Tra le edizioni limitate a cui contribuito figurano Barbosa Gioielli, Zagara Nera Parfumi, Perugina Dolce & Gabbana Sicily Home Collection, Swatch Tac Orologi, Imori Welsana, Freni Milano Pasticcerie, Scancarello Torinifici Siciliani, Serio Cefalù, Antiche Gelaterie e Birra Messina per Heineken. Ha inoltre firmato intere collezioni di lampade per la Philedom Collection. La sua ultima collezione, Storici 2.0 Action Design, è stata presentata in anteprima esclusiva al Salone del Mobile di Milano 2024. Questa linea reinterpreta stili e tendenze dal gusto retro, integrando l'arte con la produzione artistica di Michelangelo Lacagnina Art, in alcune opere realizzate a quattro mani. Complimenti. Buonasera a tutti, quindi del tempo magari di tradurre velocemente quello che appunto questa presentazione che mi consentite, devo dire piccolo. Innanzitutto faccio un ringraziamento a tutta l'organizzazione, a Nino Argentati, a qui presente il nuovo insorge Federica, a tutto il gruppo per un'accoglienza veramente tipica nostra siciliana. Io sono nisseno, quindi sono di Caltanissetta e quindi dovrei un po' come quando abbiamo l'orto dietro casa, non lo apprezziamo, invece no, è una forma anche di sensibilità, apprezzare l'ospitalità in modo carino è anche essenziale di convivialità, di offrire un cibo, di offrire un pranzo, ed è una cosa veramente che fa la differenza. E ripeto, sono siciliano e quindi sono abituato, cioè quindi l'ho fatto, come si suol dire. Poi devo ringraziare il gruppo romano e pugliese, appunto da Anna e da Stefania e dal simpaticissimo Daniele che, eccolo qua, esatto, perché io sono appunto qui. Nino, ci siamo visti di recente, mi ha raccontato di questo evento molto interessante e man mano che raccontava, non so dove Nino, vedevo che parlava e rifletteva con l'immagine di quel volto che mentre tu parli sta pensando un'altra cosa, e quindi nella sua strategia ha detto: guarda che se sei in zona, se sei in Sicilia, in Italia, mi piacerebbe a giugno che venissi qui anche a raccontare la tua testimonianza. Qui non sto parlando di quello che faccio, l'artista, eccetera. Io voglio invece raccontare tra tutta una platea, in gran parte, quasi tutti artisti, o quantomeno amanti dell'arte, con quella predisposizione ad esprimere con i colori, con i pennelli, con le matite, perché qualsiasi tratto per me è arte, e raccontare di quello che mi è successo. Devo dire, esatto, mi è successo, cioè, cosa significa? Una cosa è il concetto di avere un progetto e portarlo avanti. In questo caso, sono sincero, non voglio fare il finto umile, però io ho una
formazione artistica, ho fatto liceo artistico, poi ho fatto accademia di architettura, però ho sempre dipinto. Mi è successo che dipingo da quando ho iniziato il liceo artistico, in realtà anche un po' prima perché c'è quella predisposizione, anche se non si ha una formazione, ma è il talento, tra virgolette, o la predisposizione. Poi piano piano diventa talento, piano piano non ti accorgi, diventa forse mestiere. Quindi io diciamo un carico ho più di 600 pezzi autentici ma prodotti dal 1980 ad oggi, tra virgolette sempre dico, non pensando mai, mi rifaccio al discorso sia di Daniele che di Stefania. In questo caso è un concetto che è vero, l'artista deve essere il promotore di se stesso. A mio avviso chi fa arte deve comunque affacciarsi al mondo. Non credo all'artista arroccato in uno studio semibuio che arriva lì, tra virgolette, più che successo le conferme, perché più che successo è conferme. Bene, io tutto questo a me è successo in maniera naturale, senza una presa di posizione. Come dire, cosa vuoi fare da grande? Volevo fare l'architetto, già che i miei genitori erano più contenti di sentirmi dire architetto che artista, quindi come concetto. Succede questo, durante la mia prima fase artistica io in maniera naturale se dipingere, comincio anche con delle tecniche così, spesso siamo a volte anche noi prudenti, che la tecnica vogliamo sperimentare, vogliamo provare. Io non ero mai contento delle economie che uscivano fuori, perché la nostra Sicilia, la nostra terra, in maniera naturale ha dei colori che non è facile interpretarli, e quindi devo dire io ho iniziato a usare di tutto e di più, dalle tinture improponibili oggi, tossiche, fino ad arrivare a un equilibrio, un livello di una maturità anche nel concetto cromatico che ho mantenuto, di opere che hanno 30 anni, la collezione Dolce & Gabbana ha attinto di una mia produzione artistica di opere che oggi hanno compiuto 30 anni, 32 anni, e oggi sono veicolati nel progetto Dolce & Gabbana a casa, no? In questo caso l'azienda Barbosa di Bologna ha utilizzato delle mie decorazioni di greche che tutto potevo pensare potessero invece diventare un'icona del loro riconoscimento del marchio. Quindi questo a me è successo una cosa esattamente forse inverosimile a quello che un artista vuole intraprendere per produrre. In questo caso io arrivo da uno zoccolo duro di una produzione che mi ha premiato, attenzione, io ero ragazzo, non potevo mai immaginare che l'icona siciliana, i colori, il Mediterraneo, sono stato anche un po' classificato come la pop art mediterranea, quindi un decoro non carico come i nostri decori siciliani tradizionali, ma ripulito, un po' più semplificato. E questi sono due elementi che riconducono alla tradizione, ma la rendono attuale e contemporanea. Quindi l'identità della mia pittura, che in maniera ma spesso voluta, senza impormi nulla, perché all'inizio devo dire che è stato più il piacere di dipingere, con anche la paura di propormi, ma non tanto per le critiche, ma proprio perché probabilmente questo progetto poteva diventare forse inflazionato o forse non capito. Sono usciti i periodi, attenzione, perché a mio avviso l'artista deve anche sapere un po' acchiappare, cogli l'attimo. Io quando ho visto l'interesse su quelle che sono la nostra caratteristica a livello di ricchezza storica, la nostra Sicilia è immersa, diciamo, sommersa di grandi ricchezze storiche, e siamo contraddistinti anche da un discorso dei colori. Abbiamo già tre basi, che siamo la terra, il grano, il cielo, il mare, abbiamo già quei tre colori che ci identificano. Bene, una coincidenza, il Mood Sicily, una cosa molto importante, perché comunque ha dato anche lustro alla nostra realtà. Noi fino a 20 anni fa non ci sognavamo il concetto di essere riconosciuti per la bellezza
bellezza, la cucina, i colori, ma purtroppo per ben altro. Invece l'orgoglio siciliano è quello che ci identifichiamo per il buon cibo, i nostri territori che sono vari, dalle colline al mare, ai nostri profumi, che attenzione, chi arriva in Sicilia e torna nella propria terra rimane quella fragranza di quell'ambiente profumato, la nostra zagara, il nostro gelsomino. E questi sono degli elementi che sono quegli elementi sensoriali che ti rimangono comunque. Un profumo, se piace, dopo anni lo riconduci a un ambiente, a un momento. Questa è la cosa più importante. Bene, mi sto un po' dilungando su questo per poi arrivare a quello che invece è il concetto di raccontare la Sicilia nell'ambito commerciale, diciamo in termine crudo. Arriviamo nella fase di questi contatti con dei grossi brand che comunque andavano alla ricerca di un'arte tradizionale, ma anche di un aspetto di un'arte che raccontava la tradizione, però che raccontava l'attualità. Nel mondo infatti del merchandising, del packaging, molte aziende, devo dire, mi hanno per prima cosa selezionato, hanno attenzionato un po' la mia produzione artistica e rifacendomi ai discorsi soprattutto di Stefania, bisogna un attimino anche sponsorizzarsi in un modo, in un altro, in una serata particolare o con le persone giuste. Lo so, molti artisti sono introversi, infatti sono bravi artisti perché vogliono raccontare col disegno più che con le parole, e questo è chiaro che non è uno sforzo da poco, però bisogna anche un attimino avere fiducia a ciò che si produce e trovare l'occasione per proporla. Non è una ricetta o, come dire, vincente, però bisogna avere anche un po' più di sfrontatezza. È chiaro, qualsiasi cosa noi realizziamo abbiamo sempre la regola di vedere l'errore o la perplessità, ma siamo noi, cioè anche un bravo cuoco ha sempre da ridire a quello che ha cucinato, invece la popolazione è di chi assaggia quel cibo, dobbiamo un attimino associarlo a questo. Nel mio caso specifico la mia arte, penso che alcuni già la conoscono, racconta la quotidianità, racconta il tratto degli spazi esterni con il mare, ambienti assolati, ma più che altro l'espressione del figurativo, quindi il classico volto della donna siciliana, ma mai un figurativo perfetto, un ritratto, più un tratto abbastanza veloce, un tratto semplice, dove però il richiamo di questi occhi molto grandi, spesso questa donna con un viso mascolino e quindi che dà proprio quell'imprinting della donna isolana, questo è il concetto, ma che nasce da disegni fatti in momenti anche non sospetti, e questo che è il concetto di invece i vari brand, i vari direttori commerciali, i direttori artistici hanno letto nella mia arte quello che voleva comunicare, la Sicilia di oggi. Quindi parte questa esperienza da un'arte che era tenuta un po' nel cassetto, era chiusa nelle stanze della mia grande famiglia, quasi come solo per qualcuno, e esce fuori invece un po' allo scoperto, mi rendo conto e inizio a maturare l'idea che l'arte è giusto che deve essere per tutti. Attenzione, opinabile, c'è chi dice le mie opere sono fatte in un quadro, restano tali, di un discorso di comunicazione. Gio Ponti, un architetto designer, dove il famoso architetto dalle grandi strutture architettoniche al disegno del cucchiaino per l'azienda Alessi. Faccio l'esempio di Gio Ponti come anche Elio Fiorucci, cioè si parte da un'espressione artistica che comunque parte da un progetto, un'opera, per veicolarlo anche come messaggio. Sono due personaggi non contemporanei, perché è chiaro, Elio Fiorucci per esempio, artista nato, sfrutta la sua creatività grazie all'azienda di famiglia. Il papà produceva delle solette non rumorose per il clero, perché comunque fa sorridere. Le suore
utilizzavano in estate delle ciabatte che non dovevano fare rumore. E quindi questo materiale, che era un ritrovamento dei primi materiali plastici in caucciù, parliamo di solette, quindi qualcosa che era più strutturale che estetico, Elio Fiorucci lo sfrutta come concetto di materiale per veicolarlo per tutti. Il marchio Fiorucci lo conosciamo penso tutti, è un'icona, ma parte da qualcosa che prototipare. Ha iniziato a disegnare la carta di confezionamento con il marchio Fiorucci per i primi periodi disegnati a mano, quindi quando il concetto è quello di pensare a divulgare un progetto. Quindi parliamo anche su quello che è il mondo del prodotto. Poco fa Federica ha detto una cosa dell'imballaggio, sì, il termine esatto è proprio quello, però ormai mi piace anche che ci sia un suono anche dell'inglesismo, packaging, ma comunque si tratta di questo. Ormai ci sono anche delle ricerche aziendali dove il prodotto, soprattutto nel caso del food, del cibo, deve comunque già comunicare visivamente prima di acquistarlo. Ebbene, questo è un elemento che è una grande forza importante soprattutto per la territorialità. È chiaro che noi siciliani ci vantiamo delle qualità, del gusto dei prodotti, anche medie aziende, anche con aziende di grossi gruppi come Fiasconaro, Panettoni, che siamo ormai con una distribuzione a livello, devo dire, mondiale, hanno sposato il concetto di arte. L'arte nell'ambito del merchandising. Il prodotto, faccio un esempio, se è un prodotto a base di zagara, di limone, non rimane lì neutro, non c'è questa presunzione di fare un imballaggio anonimo, deve invece già raccontare per due motivi. Uno, perché già hai un'identità di quello che stai regalando, che stai acquistando. Due, un po' la guerra appunto nella visibilità in una scaffalatura di un'enoteca, in una scaffalatura di un centro commerciale. Noi primi, se non abbiamo contezza di quello che è la qualità del prodotto, ci lasciamo coinvolgere o accattivare dalle etichette di vini particolari, da quella confezione di biscotti fatti nella latta, perché sono gli elementi che attirano l'attenzione. E poi anche diventa qualcosa che, se non si vuole fare un uso proprio ma si vuole regalare, siamo tutti propensi a regalare qualcosa che esteticamente sia gradevole. Quindi questo già è una forza importante, perché possa aiutare agli artisti anche un concetto, nel caso mio è il territorio, nel caso mio è la Sicilia e la del Mediterraneo. Però spingo a molti, perché io alcuni li conosco e hanno oltretutto anche iniziato ad avere un filone di continuità. Questa è una piccola parentesi che non è anche il ruolo mio, ma il ruolo di chi mi ha preceduto. La caparbietà, la continuità in uno stile è fondamentale. C'è un periodo, è un po' come quando siamo ragazzini e vogliamo fare mille cose, la palestra, il canto, la musica, per poi un po' forgiarci a quello che più ci rendiamo conto che è la nostra magari passione o predisposizione. Quindi torno a dire, il discorso che l'arte in questo modo viene anche veicolata, perché attenzione, ci sono delle fasce di qualità nell'ambito artistico. Io faccio delle mostre personali nell'ambito anche di eventi come il Fuorisalone, all'interno di ordini alberghi, dove realizziamo però più che altro non la mostra statica, ma comunque un evento dove si racconta l'arte, dove viene conosciuta, viene raccontata e criticata, e questa è la cosa più importante. Però è più vero che la mia arte veicola nell'ambito, grazie al merchandising e al packaging. Io ho un grande riscontro di chi ha la passione sullo stile mediterraneo, sui colori. Noi abbiamo una realtà di tanti isolani siciliani ormai in tutto il mondo. Io, girando per mostre in diversi posti anche fuori Italia, mi ritrovo persone che ad un quadro si emozionano perché rivelano un racconto della loro infanzia, delle loro radici. Questa è la cosa più importante. Quindi il mio avviso è anche
divulgare la propria arte, non avere mai remore quando chiedono, magari sai, una copertina di un libro sarebbe interessante la tua arte perché racconta forse quello che è il contenuto del romanzo, quello che sia. Io spingo ad essere un po' più sfrontati e devo dire che non è mai un valore non aggiunto, ma è un valore aggiunto divulgare quello che ognuno di noi produce. Prima o poi, diciamo, porta dei frutti. Nel mio caso specifico, lo dico perché qui conosco artisti di vecchia data, è il fatto proprio che comunque bisogna diventare imprenditori di se stessi e di quello che si è prodotto e di quello che uno può produrre. Questa è la cosa fondamentale. Continuo a ringraziare appunto gli organizzatori e completo che la mia carriera artistica ancora chiaramente avrà una strada da spianare, perché non si finisce mai di incontrare persone interessanti, persone che basta anche un confronto di un racconto, di un caffè, cioè anche questa comunicazione importante. Io per mio carattere sono anche abbastanza spugna, tra virgolette, poi traduci spugna che vuol dire, cioè nel senso che mi piace tanto ascoltare e devo dire traggo spesso anche consigli, pareri, conferme o anche critiche assolutamente, ma questo è importante perché è un accrescimento continuo. Non sono più giovanissimo, però ancora ho tanta voglia di sapere, di confrontarmi e quello di migliorare, quello è il presupposto che mai nessuno potrà dire sono arrivato a questo punto, sono il più bravo di tutti, questo mai. Le grandi opportunità come grossi brand, Dolce & Gabbana, la possibilità di esporre Vancouver, Londra, New York, sono grandi belle opportunità che ne ho sempre colto il massimo per quello che può essere l'esperienza di esporre, gli incontri, i confronti. È una cosa fondamentale anche quando raccontano di te, in automatico ti fai anche tu stesso di un'idea che è diversa di quello che ti hai fatto. Grazie a tutti. Interventi che si alterneranno quasi in contemporanea, uno da parte di Nino Argentati, mio fratello appunto lo conoscete, presidente di Pitturiamo, che parlerà del marketing dell'arte online, quindi come promuovere la propria arte sui motori di ricerca, mentre ci sarà Anna Soricaro che invece ci spiegherà come presentarsi correttamente alle gallerie, quindi lo statement dell'artista. Ora, Nino è presidente di Pitturiamo, una delle principali piattaforme italiane dedicata alla promozione di artisti contemporanei, è attivo nel settore del web marketing e della consulenza per le imprese sin dal 1995 ed ha una lunga esperienza nell'aiutare artisti e professionisti a sviluppare tecniche di comunicazione online e nel mondo reale. La sua carriera l'ho visto impegnato nella costruzione di piattaforme digitali efficaci e nell'organizzazione di eventi artistici di rilievo. Grazie alla sua passione per l'arte e alla sua competenza nel marketing digitale e nella SEO, ha aiutato numerosi artisti ad emergere e farsi conoscere su scala nazionale ed internazionale. Con Pitturiamo organizza eventi d'arte in tutto il mondo: New York, Parigi, Madrid, Vienna, Berlino, Londra, Firenze, Milano, Roma sono soltanto alcune delle sedi internazionali nelle quali gli artisti di Pitturiamo hanno potuto esporre le loro opere. È autore del libro L'arte di farsi conoscere, consigli di marketing per artisti ed agenti affermati, tradotto in 6 lingue e un punto di riferimento per tutti gli artisti che desiderano promuovere la loro arte. Anna Soricaro invece è laureata in lettere classiche con il massimo dei voti, si è perfezionata al Master Mabek in Fede e Culture, è studiosa e critica d'arte, redattrice di testi, ideatrice e curatrice di mostre e progetti interdisciplinari,
eventi culturali nazionali ed internazionali. Si è occupata per anni di progettazione europea, sviluppando una rete internazionale di collaborazione in campo artistico e culturale. Dal 2005 è direttrice della Fondazione De Littis, dal 2015 è perito d'arte registrato presso la Camera di Commercio di Bari, è docente di master presso istituti privati di management di beni culturali e direttore artistico del Centro Culturale 01. Ha collaborato con diversi periodici locali, riviste online, ha curato libere pubblicazioni e redatto numerosi cataloghi d'arte. Collabora attivamente con Pitturiamo per l'organizzazione di eventi artistici e culturali in tutto il mondo. Quindi ascoltiamo, vediamo cosa si deve fare per promuoversi online e per promuoversi invece nel mondo reale. Anna, dimmi. Voglio farti una domanda, volevo parlare prima di loro, però adesso sì, qui con me non sono loro. Noi abbiamo internet per un piccolo gap informatico, da me si dice che le scarpe del calzolaio sono sempre rotte. Quindi, senti, ho fatto una ricerca rapidissima in base a quello che le scrivi hanno detto i nostri relatori prima, dell'importanza dei siti internet, dell'idea, del concetto di idea, della presenza online quanto sia importante. Io, mentre gli altri parlavano, ho fatto una ricerca dedicando ognuno a risultati, ho trovato l'impossibile online. Come si fa ad essere così ben indicizzati e così tanto presenti? E non è semplice. Come ha detto poco fa mia sorella, sono 30 anni che mi occupo di posizionamento, di marketing online, che significa fondamentalmente posizionamento sui motori di ricerca. Cosa vuol dire posizionamento sui motori di ricerca? Significa che quando qualcuno va su un motore di ricerca, solitamente Google, e fa una ricerca, qualcosa collegato a me deve comparire subito ai primissimi posti nei motori di ricerca. No, aspetta. Però io devo conoscerti, cioè io ho digitato online e lì è il gioco e non io sapevo che chiamano così. Attenzione, come faccio ad arrivare a te senza sapere cosa chiami? Allora, come fai ad arrivare a me? Perché io offro online non il mio nome, ma un servizio che a te serve. Cioè, se tu devi acquistare un quadro perché vuoi arredare casa tua e tu abiti a Barletta, ok? E non mi conosci, che cosa fai? Cerco acquistare quadri su Barletta, ok? Allora tu farai ricerche, tu magari cerchi acquistare quadri a Barletta, però un'altra persona potrebbe cercare pittori di Barletta. Certo. Un'altra persona ancora, siccome tu sei interessata a un quadro astratto, potrebbe cercare vendita quadri astratti a Barletta. Cioè, ognuno di noi abbiamo degli schemi mentali, ognuno ha il suo schema mentale, no? Quindi ognuno di noi fa, per cercare per fare quella stessa ricerca, utilizza metodi diversi, parole diverse. Esatto. Chi usa 2 termini, chi 3 termini. Lavorare per il posizionamento sui motori di ricerca significa capire quali potrebbero essere tutte le possibili ricerche che potrebbero fare le persone e fare in modo che il proprio sito web, attenzione, il sito web, non la pagina social, non la pagina Facebook, non la pagina Instagram, ma il proprio sito web, quello dove compare il vostro nome e cognome, quello che ha come indirizzo web il vostro nome e cognome, possibilmente, quindi www.carlodorta.it o il nome d'arte, okay? Quel sito, non la pagina Facebook, perché non serve, poi vi dirò il perché. Allora, quel sito web lì deve comparire quando io cerco pittori di Barletta, acquistare quadri a Barletta, quadri astratti di Barletta e così via. Questo può aiutare chiunque, cioè, per dirsi, ma come si acquistare. Cioè, può aiutare chiunque.
persone da acquistare, cioè, facciamo un esempio, se vogliono fare degli eventi, qualcuno vuole acquistare un strumento istituzionale, mettiamo così, l'istituzione vuole fare delle collaborazioni con degli artisti, chiaramente magari è più facile fare un'altra persona. Può farlo? Certo. Allora, come si fa? Come si fa? Tutti hanno detto correttamente poco fa che l'artista deve essere un imprenditore di se stesso. Cosa vuol dire questa cosa? Uno, il mio tormentone, quello che io dico sempre. Lo sai? Dillo tu. Non sei Lorenzo il Magnifico, è morto. No, Lorenzo il Magnifico è morto. È morto. Lorenzo, vi do questa notizia, 1492, scoperta dell'America, morte di Lorenzo il Magnifico. Pensate a quando è stata scoperta l'America, cioè quindi quando hanno importato le patate, il cioccolato, il pomodoro, e già Lorenzo il Magnifico era morto, ok? Non si può pensare di promuoversi come faceva Lorenzo il Magnifico, cioè Lorenzo il Magnifico trovava gli artisti e poi li sponsorizzava, ok? Ancora oggi, a distanza di 700 anni quasi, 600 qualcosa, molti artisti pensano di lavorare alla stessa maniera, ok? Per questo invece giustamente Daniele, Stefania, Michelangelo hanno detto l'artista deve essere un piccolo imprenditore di se stesso, che significa che deve darsi da fare in prima persona per promuovere la propria arte, ma con i giusti mezzi. Cioè non bisogna fare attenzione a non travisare queste informazioni. Darsi da fare autonomamente per autopromuoversi non significa farsi da solo il sito web, non significa farsi fare il sito web dal proprio cugino, perché se non hai la professionalità che ti aiuta farai soltanto un buco nell'acqua. Perché non lo puoi fare da solo? Perché è complesso, perché capite bene che per stare ai primi posti sui motori di ricerca, siccome ci vorrebbero stare tutti ai primi posti sui motori di ricerca, ma i primi posti sui motori di ricerca sono, per ogni chiave di ricerca sono 3-4, quindi se io cerco pittori di Barletta, io vado a leggere il primo risultato, il secondo risultato forse ancora il terzo, ma già quando scendo oltre il quarto, il quinto, cioè quando sono costretto a scrollare e andare più giù nella parte di monitor che non si vede, e già quelli si perde moltissima visibilità. Per stare tra i primissimi c'è una lotta bestiale. Se poi guardate, fate un attimino attenzione, quando fate una ricerca su Google vi dice quanti sono i risultati per quella ricerca. Quindi se io cerco pittori di Barletta, magari Google mi dice questi sono i primi 10 risultati di 2 milioni di risultati pertinenti. Quindi come si fa a stare tra i primi 10? Fammi spiegare una cosa, scusami se ti interrompo. Creare un sito di regina d'arte per un artista è ancora più complesso perché non ci sono molti contenuti, sono più le immagini, e quando noi andiamo a ricercare un artista la ricerca va sui contenuti, sulle parole, e invece i siti d'arte sono pochi, hanno poche parole, hanno più immagini. Come si fa? No? Spiegami. È proprio per questo che ci voglio, è ancora più difficile. Oggi l'intelligenza artificiale un po' in questo aiuta, perché fino a qualche anno fa i computer non erano in grado di interpretare le immagini, oggi invece lo riescono a fare grazie all'intelligenza artificiale. Però è fondamentale anche nel web ottenere quella collaborazione di cui parlava Michelangelo, Stefania e Daniele, cioè fare rete. Cosa vuol dire? Per una delle tecniche per avere la visibilità ai primissimi posti sui motori di ricerca è quella di allacciare dei collegamenti con altri siti del web che parlano dello stesso argomento, cioè dello stesso tema. Quindi se io sono artista e ho un sito di arte, se il mio sito viene linkato, che per il web, per il Google significa suggerito,
dall'Accademia di Belle Arti di Firenze, per esempio, o dalla Pinacoteca di Brera, o da importanti siti di importanti gallerie e istituzioni e musei, chiaramente il mio sito sale perché è come se la Pinacoteca di Brera, il direttore della Pinacoteca di Brera dicesse: sai che un artista interessante potrebbe essere Nino Argentati? Ti piacerebbe, vero? Allora tu puoi ottenere lo stesso risultato se riuscissi a farti fare un link in entrata dal sito della Pinacoteca di Brera, e sarebbe la stessa cosa, capito? Sarebbe complicato. Non so quanti abbiano un sito internet, dei profili social, sicuramente. Ma purtroppo Google non tiene in considerazione i link che arrivano dai profili social, quindi con i profili social tu non riesci a fare comunicazione. Esattamente, magari. Una cosa importante: essere presenti ai primi posti con il proprio nome e cognome, eppure questo è estremamente importante, perché tu dici: vabbè, ma se io non ti conosco non ti cerco, è vero, ma io posso conoscerti, o meglio, conoscere il tuo nome perché ho appena visto un quadro tuo in galleria, io non so chi sei, ok? Io magari entro nella tua galleria, vedo 7 quadri, di questi 7 me ne colpisce uno e vedo la firma che è Mario Rossi, ok? O sono timido, oppure magari penso che quel quadro che mi stai proponendo è troppo caro, ma mi piace. Come io faccio quando mi devo comprare delle scarpe, che me ne vado a provare al negozio, poi esco e le cerco su Amazon, alla stessa maniera ormai l'utente che fa? Va in galleria, vede il quadro di Mario Rossi, esce dalla galleria, va sul web e cerca Mario Rossi, e se trova quel quadro a un prezzo più basso perché sa che il gallerista ci guadagna, allora se lo compra. La gallerista te lo confermo. Io faccio una storia, una cosa, quello che dicevi, che andare online, prendere i nomi delle gallerie, è vero, cioè avendo una galleria d'arte vi garantisco che è proprio così. A me è successo un episodio davvero quasi assurdo, quando lo raccontavo io, diceva: se non me l'avessi detto tu non ci avrei mai creduto. C'era un artista grandioso che tra l'altro è siciliano, che collabora con me da tantissimi anni, sono 20 anni, l'anno prossimo sono 20 anni è entrato questa persona straniera, questo turista straniero, si era innamorato di questo nuovo artista, mi ha chiesto il nome, ha preso tutti gli indizi, e quant'altro, ha preso il nome, tutti gli indizi, mi ha detto: va bene, ok, ci torno. Sono passati 3 o 4 giorni circa, mi ritorna e mi fa: ma scusami, io ho guardato online e di questo non c'è niente, di che cosa mi hai parlato, che cosa mi hai dato, non vale niente. In galleria ne avevo altri, era una collettiva a 2, quindi c'erano 2 artisti che esponevano 6 affari ciascuno, e mi ha detto: scusami, ha digitato il nome dell'altro artista, questo online aveva di tutto, insomma alla fine ho portato via 3 opere dell'altro artista piuttosto che di quello che mi piaceva. 3 giorni dopo vi porto, insomma, un'esperienza personalissima. Ma perché oggi ormai tutti sanno che se non sei presente online e non sei presente in maniera professionale, non sei credibile. Cosa vuol dire? Io non posso entrare nella tua pagina social e vedere che pubblichi un quadro e subito dopo una bella fotografia col gattino e subito dopo ancora scarichi tutte le tue invettive contro Matteo Salvini. Per quanto posso essere d'accordo le invettive contro Salvini, però non è professionale, non puoi parlare di arte, gattini e politica. Però consentimi anche di dirti che è fondamentale, posso dire che è importante, che è fondamentale internet, ma non per questo sono meno importanti le gallerie, ovviamente devo dire, non pensiamo oggettivamente che le gallerie non siano più al vertice di una piramide, non pensiamoci minimamente da questo punto di vista. Ok, quindi non per questo le gallerie hanno perso di valore, oggi anzi assolutamente no, per niente, assolutamente, anzi io continuo a ricevere settimanalmente richieste di partecipazione, è per questo che comunque
anche che mantenere una presenza, allora, creare un sito di internet e creare un bigliettino da visita che è per sempre, è così, come se fosse è per sempre, lo troverete per sempre. Ovviamente va aggiornato, però se qualcuno smette di produrre, oggettivamente si ferma lì, resta lì e resta per sempre, come lasciare qualcosa di sé agli altri per sempre. Quindi per presentare, dovete presentarvi a qualsiasi segreteria, sia nazionale che sia internazionale. Se avete un sito internet è importantissimo perché lì c'è tutto. A me avete il link, io dal link guardo tutto ciò che mi serve, studio le varie ricerche, ingrandisco di tutto, al di là delle produzioni, delle ricerche, oggettivamente c'è una biografia all'interno del sito, c'è un curriculum, c'è tutto. Laddove non ci fosse un sito internet serve un portfolio e uno statement, non ho uno statement. Questo statement è l'elemento motivazionale, tutto ciò che vi spinge oggettivamente a dover creare, perché al di là della produzione, tutto ciò che riuscite a trasmetterci, e per noi è anche importante il contatto con voi, quello che non riusciamo ad avere attraverso il contatto visivo, perché anni fa quando ho aperto la galleria venivano le borse, con i quadri sotto il braccio e portavano in galleria tutto dicendomi guarda questo ti piace, guarda questo. Adesso ovviamente le distanze si sono dilatate, fortunatamente grazie ad internet si sono anche ristrette e quindi con lo statement, che è l'aspetto motivazionale, mi aiuta comunque a giustificare tutte le vostre ricerche.